Benvenuti a questo nuovo video relativo allo studio della pneumatica. Oggi parlerò di valvole regolatrici di flusso. Cosa servono queste valvole e come possono essere utilizzate sia con un cilindro a semplice effetto o un cilindro a doppio effetto. Come altri video relativi alla pneumatica, la inizio con una parte informativa, dopodiché attraverso il software di simulazione Fluid Sim andremo a vedere l'applicazione pratica. Innanzitutto, i regolatori di flusso sono utilizzati per fare cosa? Lo dice il nome stesso, per regolare con precisione un flusso d'aria, il flusso d'aria compressa in un circuito pneumatico. I regolatori di flusso unidirezionali, come questo che vediamo in figura, vengono utilizzati in particolare per regolare la velocità di movimento dei cilindri pneumatici, quindi dello stelo che fuoriesce. La regolazione può essere applicata durante la fase di alimentazione che in uscita durante la fase di scarico. I regolatori di flusso possono essere unidirezionali e bidirezionali. Questo qua è bidirezionale, quindi se il flusso d'aria compressa arriva da A o arriva da A1, possono essere regolati ovviamente con lo stesso tipo di regolazione. Questa invece è una valvola regolatrice di flusso unidirezionale. In un verso possono essere regolati, dall'altro verso invece il flusso è libero. Adesso andiamo a vedere altre informazioni. Il regolatore di flusso è composto da un regolatore di flusso bidirezionale e da una valvola unidirezionale detta anche valvola di non ritorno. Tutte e due assieme fanno parte del corpo valvola regolatrice di flusso unidirezionale. La valvola di non ritorno è una valvola che permette il flusso dell'aria compressa in un solo senso, mentre dall'altro senso è impedito. Ecco, in questo caso vediamo che se il flusso entra da questa parte è impedito perché viene, per così dire, chiusa la valvola, il meccanismo chiude, non permette il passaggio. Dall'altra parte il flusso dell'aria invece vince la forza della molla e c'è il passaggio dell'aria compressa, quindi da una parte il flusso bloccato, dall'altra è il flusso libero. La valvola regolatrice di flusso bidirezionale l'abbiamo vista nella slide precedente, può essere, una volta che è regolato, la regolazione vale sia in un senso che nell'altro. La valvola regolatrice di flusso unidirezionale è composta quindi dai due componenti che abbiamo visto assieme. In questa immagine possiamo vedere delle valvole, questi sono simboli, queste invece sono ovviamente alcune tipologie di valvole, con questo possono quindi essere regolate o dalla manovella o dalla manopola, da quest'altra manopola zigrinata, oppure attraverso questa vite può essere regolata l'apertura o la chiusura del flusso d'aria in questa sezione. Vediamo la prossima slide. Valvole regolatrici, abbiamo detto che sono in grado di modificare la portata in un solo senso di direzione del flusso, consentono invece il flusso non regolato nel senso opposto. Derivano dall'unione, ecco quello che avevo detto prima, dall'unione di una bidirezionale e di una valvola di ritegno unidirezionale. In questo caso vediamo il flusso libero, entra l'aria compressa, può andare da questa parte o da questa parte, ovviamente riesce a vincere la resistenza della molla ed esce liberamente. Invece da quest'altra parte il flusso entra, chiude il flusso in questa direzione e l'unico passaggio disponibile è questo qui. Ovviamente attraverso questo meccanismo di regolazione chiudiamo, apriamo di più la sezione e così facciamo in modo che diminuisca e aumenti la sezione, l'aria per il passaggio del flusso. Per la regolazione della velocità in un cilindro a semplice effetto si possono impiegare due metodi. C'è la regolazione della corsa di andata, quindi la velocità dello stelo può essere regolata con quello che dicevamo prima, con la stessa valvola che controlla la portata dell'aria compressa. L'aria compressa viene inviata nella camera posteriore del cilindro. Questo è normale perché non è un cilindro a semplice effetto, l'ingresso per l'aria in pressione solo nella camera
nella camera posteriore, non ha un ingresso per la camera anteriore. Questa soluzione prende il nome di strozzatura all'alimentazione perché spinge il cilindro. Abbiamo la regolazione della corsa di ritorno. Questa regolazione si effettua sempre con la stessa valvola che controlla la portata d'aria compressa che fuoriesce questa volta. Quello era in entrata, questa è in uscita. Quando il cilindro ritorna, questa soluzione prende il nome di strozzatura allo scarico. Con le stesse medesime metodi di regolazione possiamo farlo per il cilindro a doppio effetto. Quali sono alcune cose da ricordarsi sul cilindro a doppio effetto? Che con la strozzatura allo scarico si ottiene una buona regolazione. Quindi invece se ne mettiamo una allo scarico e una all'alimentazione, agendo sulle due viti di regolazione si possono starare in maniera separata con due diverse velocità delle due corse. La regolazione invece all'alimentazione, a differenza del precedente, è assai meno precisa e si utilizza solo nel caso di cilindri con portata di aria molto piccoli. Infine possiamo dire che in tutti i casi è preferibile ricorrere alla regolazione con strozzatori allo scarico. Bene, dopo questa carrellata su ciò che sono le valvole e regolatrici di flusso, andiamo a vedere con il nostro software l'applicazione di questi metodi. Ed eccoci qua con il nostro FluidiSim pronti per poter simulare le varie due metodi di regolazione di flusso. Vado ad allargare un attimo, a zoomare un po', cominciamo a prendere i componenti, cominciamo con questo, un cilindro a singolo effetto, un pulsante, la valvola 3.2 normalmente chiusa, lo scarico c'è già, mi serve la fonte di pressione e ovviamente tra la valvola 3.2 e il mio cilindro a semplice effetto mi serve la valvola di regolazione di flusso. Valvola di regolazione di flusso, eccola qui, per metterla qui. Dimensioni sembrano che sia più grande una valvola 3.2, ma è solo la parte grafica. Andiamo a ruotarla e colleghiamo il tutto. Vado a zoomare ancora un po' per vedere. Ecco, adesso ho esagerato. Ecco, possiamo vedere che il flusso dell'aria compressa in uscita dalla valvola monostabile 3.2 comando a pulsante entra dalla parte della regolazione del flusso, dall'altra parte invece chiude, quindi il verso è questo qui. Questa è con strozzatura alla alimentazione, quindi da questa parte, mettendolo in questo modo, è strozzatura all'alimentazione, perché strozziamo il flusso dell'aria compressa in alimentazione, andando da questa parte. Vogliamo andare a simulare, clicco, ecco, tolgo un attimo il suono, non era sound, togliamo tutti quanti le simulazioni dei suoni, delle valvole, dei cilindri, degli switch, ok? Ripetiamo. Ecco, questa è la massima velocità permessa. Per regolarla vado sulla mia valvola, vedete, gli clicco sopra, adesso l'apertura è al 100%, la sposto qua al 4, va bene. Andiamo a riprovare. Meglio ancora di meno. Però già si vede una certa... Il ritorno è molto più veloce rispetto all'andata. Ovviamente più strozziamo, minore è il flusso di passaggio
Eccolo qua. Quindi questa è la regolazione della corsa d'andata. Mettiamogli anche un po' di testo, tanto. Questa è la nostra regolazione. Corsa Questa è la nostra regolazione della corsa d'andata. Se voglio essere ancora più preciso, prendo il testo, lo copio, lo incollo e cambio questo testo dicendo che questa qui è una strozzatura in alimentazione. Lo mettiamo qui, siamo a posto. Sposto un attimo. No. Bene. Adesso facciamo la regolazione invece della corsa di ritorno. Prendo esattamente tutto questo, lo porto da questa parte, CTRL V, vado a staccare un attimo questi, tolgo questo qua, ne prendo un altro, lo ruoto di 270 gradi e vediamo che adesso la configurazione è diversa, leggermente diversa. Andiamo a provarlo. Ovviamente bisogna regolare di nuovo tutto. Lo facciamo mentre è in simulazione che ci viene meglio. Ho esagerato, non torna, sembra che non voglia più tornare. È timido, ecco, dai, che ce la fai. Ecco, e quindi abbiamo visto la regolazione della corsa in andata e la regolazione della corsa in ritorno, sempre utilizzando la stessa valvola, facendo in modo che i collegamenti siano invertiti. Mettiamoci anche un po' di testo per i posteri. Regolazione di corsa di ritorno. Strozzatura, questa abbiamo fatto la strozzatura in scarico. Bene, adesso possiamo poi vedremo come possiamo applicare la regolazione della corsa sia di andata che di ritorno con il cilindro a semplice effetto in tutti e due i metodi, sia con corsa di andata e corsa di ritorno. Faccio una copia e incolla di quello del mio gruppo, riduco lo zoom e ovviamente per poterlo fare mi serve anche questa valvola qua. Completiamo i collegamenti, simuliamo. Vedete, questo è quello all'alimentazione, a corsa di andata, ma anche quella di ritorno non scherza. Andiamo a regolare un po' meglio questa qui. Leggermente più veloce.
Questa qui invece, se vogliamo mettere anche qui il testo, possiamo dire che è una regolazione corsa di ritorno e andata. In genere si usa dire di andata e di ritorno, oggi ci va di dire corsa di ritorno. Prima ritorna e poi va, non si sa il motivo, ma lo accettiamo così. Regolazione della corsa di andata e di ritorno, questo è il modello. Abbiamo visto quindi le tre soluzioni per quanto riguarda un cilindro a semplice effetto. Adesso vediamo come farlo, anche se è intuitivo, come farlo con il cilindro a doppio effetto. Quindi mi sposto un attimo più in basso, vado a prendere i componenti, tanto di queste qua li faccio copia e incolla da sopra, perciò risparmiamo. Cilindro a doppio effetto, mi metto qua. Per la distribuzione del cilindro a doppio effetto mi serve una valvola 5-2 stabile, vediamo se la trovo già fatta, eccola qui. Ovviamente tra la distribuzione dell'aria compressa su una camera e sull'altra devo mettere le mie due valvole. Vediamo di fare prima quella allo scarico, prendo questa, CTRL-C, facciamo prima quella allo scarico. Se la facciamo allo scarico, la facciamo sia allo scarico nella corsa di andata, sia allo scarico nella corsa di ritorno. Mi serve una valvola 3-2, eccola qua, una da questa parte e una da questa parte, che ci permette di commutare la mia valvola di distribuzione bistabile e un po' di pressione. Eccolo qua. Facciamo oggi l'offerta imperdibile del supermercato, anzi lo battiamo, facciamo non il 3x2 ma il 3x1. Diventiamo anche questa, diventiamo anche questa. La valvola 5.2 non nasce senza scarichi, glieli mettiamo noi, più che altro perché poi durante la fase di run manda dei messaggi. Eccolo qua, adesso andiamo a simulare, vediamo cosa succede. Corsa di andata, ecco, vedete, avendo copiato la valvola la regolazione è la stessa che abbiamo visto prima, e così anche la corsa di ritorno. In questo caso abbiamo bisogno di un altro pulsante 3.2 che vada a settarmi questa valvola con la configurazione di destra per permettere il rientro del cilindro, perché come abbiamo visto in altri video, per chi è alle basi iniziali e chi è all'inizio dello studio della pneumatica, il cilindro a doppio effetto non ha bisogno di un altro comando, perché quando manca la riimpressione sulla camera che sposta il cilindro in avanti, la molla lo costringe a tornare automaticamente, lo forza a tornare indietro. In questo caso invece ci vogliono due comandi, uno che lo spinga in avanti e uno che lo spinga indietro. Quindi abbiamo visto adesso la regolazione della corsa. Facciamo questo qua e lo mettiamo qui. Regolazione della corsa di ritorno con strozzatura allo scarico, che nel caso dei cilindri a doppio effetto è la regolazione che viene consigliata. Ovviamente, sicuramente l'altro metodo è lo stesso, invertendo queste due valvole, che vado a togliere, faccio prima fare così, e vado a prendere da queste qua.
Vediamo adesso la simulazione anche di questo, vediamo la differenza di comportamento tra quello che avevamo visto prima e questo impianto. Rivediamo quest'altro. Vedete che il movimento è più fluido rispetto a questo, anche se nella simulazione non si può notare tanto. Completare aggiungiamo il testo anche sull'ultimo schemino. Con strozzatura in alimentazione. Bene, così abbiamo visto con questo video cosa sono le valvole di regolazione di flusso, in che modo possono utilizzate nella pneumatica, servono quindi per regolare la velocità del pistone sia in ingresso sia in uscita che in rientro, e quindi possono essere sulla corsa di andata e corsa di ritorno, quindi con strozzatura in alimentazione e strozzatura allo scarico. Utilizzata per quanto riguarda le valvole 5.2 e questa di strozzatura in scarico. Bene, questo è tutto. Vi ringrazio per la visione di questo video. Vi ricordo che sul mio canale trovate molti altri video per quanto riguarda la pneumatica, elettropneumatica, elettronica, PLC, Arduino, molto altro. Niente, alla prossima, arrivederci.